Benvenuti a Pesaro, la seconda città più popolosa delle Marche, e infatti adesso mi trovo in Piazza del Popolo. Coincidenze? Sì. Pesaro è un po' la sorella marittima di Urbino, la città famosa per Federico da Montefeltro, Raffaello, ma anche Pesaro ha i suoi vips, tipo Gioacchino Rossini, che è nato qui. Noterete che è pieno di cose di Rossini. Ad esempio c'è la pizza Rossini con maionese e uova sode. Delizia? Affronto a Dio? Lo scopriremo insieme. Intanto vi racconto la sua storia. Ci troviamo a nord delle Marche, al confine con la Romagna. Questa zona era abitata dal popolo piceno, che occupava un po' tutte le attuali Marche. Il loro modo di scrivere era simile a quello dei Veneti e degli Etruschi. Questa è la famosa stele di Novilara, al Museo Oliveriano di Pesaro. Hanno inciso una tipica battaglia navale, probabilmente contro dei proto-riminesi, perché si odiano. Quelli che sembrano dei reni sono delle persone che remano, quelli che sembrano delle frecce sono dei pesci, e questo tappeto sull'acqua è un'isola. Sepoltura di un piceno, sepoltura di un picenino. I piceni sono famosi per l'eleganza degli utensili, molto più raffinati dei pesci freccia. Quando osservate delle lance nei musei, sappiate che prima di pulirle vengono trovate così. Invasione dei Galli Senoni, che arrivano fino a Roma, la saccheggiano dell'oro, ma nella fuga vengono inseguiti e sconfitti dal romano Furio Camillo. Furio si mise a pesare sul posto l'oro trafugato per vedere se c'era tutto, e da allora quel posto prese il nome di Pisaurum. Una storia molto più affascinante di quella di Rimini, che banalmente prese il nome dal fiume Ariminus. Pisaurum vicino ha solo il fiume Foglia, che un tempo si chiamava Isaurus e che quindi probabilmente diede il nome a... Ok, anche Pesaro prese il nome dal fiume. Già prima di essere conquistata dai Romani, Pesaro venne influenzata dai loro costumi. Queste sono le statuette votive con le parti del corpo che si volevano proteggere e curare. Venivano poste davanti ai relativi altari degli dei oppure appese agli alberi. C'è di tutto, ci sono mani, piedi, tette e un pisello. Pisaurum diventa colonia romana, ma fu un centro di poco conto. Pensate che il geografo Strabone, in 17 libri della sua geografia, non la cita nemmeno. In compenso cita Rimini e... Fano. Anche con Fano si odiano. Che Strabone! È stata trovata una domus, una casa romana, di un ricco sfondato che aveva le terme all'interno e abitava proprio davanti al Cardo Maximo, il signorino. Qua una ricostruzione di come doveva apparire con tutte le colonne e il cortiletto. Ogni tanto si trovano case romane sotto le osterie. Molto carina la testa di Hermes che dorme, poi ripresa per le indicazioni dei percorsi culturali. Dopo qualche baruffa con gli ostrogoti, Pesaro entra sotto l'impero bizantino, diventando una prestigiosa città marittima, insieme a Rimini. Breve dominio dei Longobardi e poi i Franchi la conquistano e la donano allo Stato della Chiesa, che tra alti e bassi la terrà fino a Napoleone. Viene costruita la cattedrale, con un netto contrasto tra il fuori, timidamente romanico, spoglio, se posso permettermi modestamente bruttino, e il dentro ottocentesco nuovo di pacca. Ma la vera chicchetta si trova sotto. Sono rimasti i mosaici mostruosi delle chiese precedenti. Da qui si notano i due livelli, il primo più in basso, tardo antico, e quello costruito sopra, bizantino con inserti medievali, il mio preferito. È qui che troviamo le lamie, mezze donne e mezze uccello, che rapiscono i bambini per mangiarli, ghepardi che azzannano antilopi, squali che sbranano persone e Soul enigmista. Il senso era mostrare quanto pericoloso fosse il mondo fuori dalla grazia di Dio. Le figure mitologiche, tipo le sirene, che andavano tanto di moda nel Medioevo, assumevano sia un significato simbolico cristiano, doppia natura di Cristo, sia principalmente piacevano tanto esteticamente. Confermo il romanico gotico come lo stile migliore di tutti. E un gotico veneziano lo troviamo anche nella porta di Sant'Agostino, dove per la prima volta trovo delle persone che si permettono di cavalcare i leoni di San Marco. E la porta gotica di questa bellissima chiesa è intitolata a Sante Poste e Telegrafi. Pesaro diventa comune ed erige il palazzo comunale. Guardate com'è bello, godetevelo qui perché è stato buttato giù nel 1932 per un terremoto. Ora c'è quello nuovissimo. Volevo quello medievale. I Malatesta, parenti dei Malatesta signori di Rimini, governano la città papale per quasi 200 anni. Sul colle San Bartolo, che fa sempre parte del comune di Pesaro, si trova il borgo medievale di Fiorenzuola di Focara, che, non indovinerete mai, Dante ha citato nella Divina Commedia. Gatto di Fiorenzuola.
Pronti a vedere il panorama che c'è da qui e te pareva i lavori in corso? Vado un po' più su così si vede meglio. Si chiama Focara perché con i suoi fuochi serviva da punto di riferimento per le navi in arrivo dall'Adriatico e controllava che non arrivassero pirati. Da qui si può comprendere meglio dove si è sorta Pesaro, in riva al mare e in mezzo alle colline. Io me ne ero già accorto dalla pregevole veduta dalla mia stanza. Siccome siamo quasi in Romagna, hanno anche la parlata simile, si mangiano pure qui le piadine. Questi passerotti mangiapiadine sono sicuramente del luogo. Si trovano i passatelli con crostacei e i lumachini, delle chiocciole che vivono nel mare. Sanno di chiocciole normali. Arrivano gli Sforza che costruiscono il primo nucleo del Palazzo Ducale e la Rocca Costanza, by Costanzo Sforza. Costanzo si sforza di fare un bellissimo castello, ma alla fine servirà solo come prigione. Tutti hanno insistito a dirmi che anche Vasco Rossi è stato incarcerato qui, che poi ha cantato fuori dalla porta e altre cose che non hanno senso. Dentro non è rimasto nulla di originale, una delusione paragonabile al castello di Rimini. Al contrario, la Rocca di Gradara fuori città sembra intatta e probabilmente viene rappresentata qui da Giovanni Bellini nella Pala di Pesaro, in memoria di quando i pesaresi l'hanno ciullata ai riminesi. E tu saresti un sole, sei troppo piccolo. Stai zitto, non finisce qui. Finiti gli eredi sforzeschi, vedete si erano sforzati ad avere un figlio, ma ok basta. Papa Giulio II consegna Pesaro al nipote Francesco Maria della Rovere, già duca di Urbino ed erede del grande Federico da Montefeltro. E il figlio, Guidubaldo II, decide di trasferire la capitale del ducato da Urbino a Pesaro. Forse per stare più vicino ai commerci, forse perché preferiva il mare alla montagna. Il palazzo ducale pesarese quindi doveva essere imbellettato per bene, essendo la nuova sede ducale, e i soffitti vengono decorati con grottesche raffaelliane. Questi disegni molto puliti ed eleganti, direttamente ispirati da quelli dell'antica Roma, scoperti in quel periodo nella Domus Aurea. Il logo VV sta per Vittoria e Ubaldo, scritto con la U romana. Queste decorazioni infatti erano in occasione del matrimonio tra Guidubaldo e Vittoria Farnese, figlia dei Farnese di Parma, di cui vi ho parlato nella storia di Parma. Cartina tolemaica con il sole che gira attorno alla terra. Stupidi. Ora il palazzo ducale è sede della prefettura, quindi fotina di Mattarella, ma sempre sotto l'ala di Federico da Montefeltro, mai dimenticare le proprie origini. Pesaro è anche famosa per le sue pregevolissime ceramiche, eccone alcune, sempre con le grottesche raffaellose. Davanti viene costruito il palazzo della paggeria per i dipendenti della corte. Ho trovato uno scorcio in un dipinto di come doveva essere. Viene costruita la nuova cinta muraria che si vede ancora adesso, mura rinascimentali con la porta Rimini. Sarebbe stato carino se anche Rimini avesse chiamato l'Arco Augusto Arco Pesaro. Chiedere troppo però, chiedere troppo. Gatto di Pesaro. In punto di morte, Guidubaldo vuole fare un dono prezioso alla città che lo ha accolto. Decide di donare a Pesaro il suo stemma, dicendo: «Vi dono la mia rovere e voglio che sia posta nello stemma della comunità sopra il quartiere bianco e rosso, con 4 mani che si stringono tra esse e sorreggono la rovere, e sotto il motto Perpetua et firma fidelitas, e voglio essere nominato Signore e Padre vostro». Com'è umano lei? Preparatevi a vedere una chiesa un po' particolare, costruita dalla Confraternita della Buona Morte. La Confraternita si premurava di dare una sepoltura a chi non se la poteva permettere ed eresse questa chiesa per i funerali. Dai colori cupi, piena di teschi e continui rimandi alla morte. I membri della confraternita erano di ogni estrazione sociale e si presentavano incappucciati per preservare l'anonimato e l'uguaglianza. Occhio al pezzo forte, i catafalchi, con i quali si portavano le bare, personalizzati con il logo della confraternita. Che robetta! Finiscono anche gli eredi dei Della Rovere e il ducato torna in mano al papa. È il momento ideale per mostrarvi la sala Metaurense nel palazzo ducale con tutti i governatori di Pesaro. Qui abbiamo lo stemma del papa e di Francesco Maria della Rovere e la serie di legati papali che amministrarono la città. Poi col Regno d'Italia torna qualche cavaliere, avvocato, amministratore delegato petrolchimico e gli ultimi sono talmente plebei da non avere neanche un logo. Nel soffitto ci sono ottagoni cassettonati con le imprese simboliche dei Montefeltro e dei Della Rovere. Ripresa tradizionale di guardate cosa si vede da dentro il palazzo importante che sta sulla piazza principale. Il mecenate Annibale Olivieri dona alla città quella che oggi è la Biblioteca Oliveriana, che ha voluto sfidare la Biblioteca Gambalunga di Rimini nel farmi vedere i libri più preziosi. Si comincia con un manoscritto del 1200 con disegni antichi che piacciono a me. Guardate, c'è un albero che giudica le persone. Un attestato di nobiltà per diventare cavaliere, bisognava dimostrare di avere tutti gli avi nobili, un libro di anatomia equina del 1700, un libretto molto carino a forma di cuore dove una famiglia nobile scriveva canzoncine e
e confessioni a volte sono state censurate. Uno dei libri più piccoli del mondo, perfetto per copiare a scuola, basta portarsi anche un microscopio. Bellissimi libri illustrati a mano, con draghi proprio da Medioevo e alberi genealogici, e tante mappe antiche, dove il Mar Rosso è proprio rosso e Venezia è stata disegnata con le luci di segnalazione per gli aerei o i parafulmini. C'è anche Caorle. Chicca finale: aprono la cassaforte e mi mostrano un libro chiamato Ipnerotomachia Polifili, considerato dai bibliofili uno dei libri più belli mai stampati. Per via delle miniature, dell'uso delle maiuscole, l'impostazione delle lettere, ce ne sarebbero da dire tante su questo libro del 1499. Vi dico solo che lo stampatore, Aldo Manuzio, è quello che ha inventato il corsivo stampato, un carattere che non per niente all'estero chiamano italic. Ma arriviamo all'elefante nella stanza, o come preferiva essere chiamato, al cigno nella stanza. Nel 1792 nasce Gioacchino Rossini. Esattamente in questa casa, a 2 passi da Piazza del Popolo. Questa era più o meno la sua cucina. Gioacchino nasce a Pesaro da Giuseppe Rossini, che faceva il trombetta comunale, quello che leggeva le note comunali alla città, e la cantante Anna Guidarini. Gio non poteva che unirsi alla band imparando a suonare qualcosa. Questo era il suo forte piano. Andando al fornitissimo Museo Rossini possiamo seguire la sua vita, da quando è andato a studiare a Bologna fino ai suoi viaggi per l'Italia e all'estero. Gli appassionati di lirica ben conoscono la portata rivoluzionaria della sua musica. Per chi come me se ne intende pochissimo, potrebbe aiutare a sapere che è sua l'opera del Barbiere di Siviglia, quella che fa Figaro qua, Figaro là, eccetera eccetera. Tutti lo ammireranno e lo vorranno ascoltare, compresa la principessa di Galles, Carolina di Brunswick, che gli farà la corte invitandolo a cena. Carolina alloggiava in Villa Caprile sul Colle San Bartolo. Guardate che villetta! Questo giardinetto viene definito all'italiana, si distingue per gli alberi di limoni, le grotte su vari livelli, spesso coperte da conchiglie, e le siepi a forma di arancini. I soffitti della villa sono tutti affrescati con temi naturali, restaurati a fine Settecento. Ora questa villa è diventata uno sciccosissimo istituto di agraria. Mi fa molta invidia se penso che il mio liceo aveva i cartoni delle uova attaccati alla parete per togliere l'eco. Almeno noi sapevamo che su colture arboree bisogna mettere Bulbasaur. Fantastico lo scheletro di cavallo, sembra si chiami Carlo. Tornando a Little Reds, sta duchessa aveva invitato Rossini in questa tenuta fighissima, ma Gioacchino declina l'invito, dicendo per giunta che siccome aveva mal di schiena non sarebbe riuscito a inchinarsi in sua presenza. Che sigma. La duchessa, nonché futura pretendente regina d'Inghilterra, non la prese benissimo. Si pensa che quando Gioacchino portò a Pesaro la Gazzaladra, non un uccello, è il nome di una sua opera, pagò un gruppo di ragazzi per fischiare e lanciare uova marce. Rossini dovette scappare dal retro, ma i pesaresi lo difesero e Carolina non fu più ben voluta in città. Non si scherza col Ross. Guardate questa inedita immagine di lui con i baffi. Che sigma. La vita di Rossini fu un successo dietro l'altro, divenne mega ricco e famoso e decise di andare in pensione alla veneranda età di 37 anni. Continuerà a comporre a tempo perso per divertirsi e si dedicherà alla sua passione culinaria perché gli piaceva tanto mangiare e fare festini. Non è del tutto sbagliato quindi dedicare un cibo al signor Rossini. È giunto il momento di provare una peculiarità unica di Pesaro, la pizza Rossini con uova e maionese. Si chiama così perché nacque in una pasticceria in via Rossini, quindi no, non se la mangiava Rossini prima di guardarsi Netflix. Prova degustazione. Allora, non fa per niente schifo, è quasi anche buona. L'uovo non si sente quasi per niente, molto delicato. Sa proprio da pizza margherita però più ludra, come se fosse tipo una crema bella godereccia, però l'uovo si sente veramente pochissimo, molto delicato, proprio sofisticata questa pizza. Rossini non l'ha mai mangiata, ma le uova sode sono documentate a Pesaro fin dal 1600. Muore nel 1868 e gli è stato fatto questo simpatico ritratto, da appendere in cameretta. 19 anni dopo lo hanno riesumato per assicurarsi che fosse davvero lui. Non ho ben capito il senso di sta cosa, però gli avrei fatto un altro ritratto. Nel suo testamento Rossini dona gran parte del suo patrimonio alla città con lo scopo di costruire una scuola di musica per coltivare i giovani talenti. Ed ecco che nasce il Conservatorio Rossini, una scuola che accetta i talenti di tutto il mondo, a patto che tu non sia un'automobile. Questo palazzo era di Annibale Olivieri, quello della biblioteca. Infatti questa doveva essere la biblioteca, ma a Pesaro continuano a morire ricchi filantropi e quindi le cose cambiano. Ecco una tipica lezione del conservatorio.
Manco a dirlo, il Teatro del Sole o Teatro Nuovo venne rinominato il Teatro Rossini. E così la Via Rossini, il ristorante Rossini, l'ottica Rossini, il bistrò Rossini, l'hotel Rossini. Arriva Napoleone che saccheggia come suo solito e si entra nel Regno d'Italia. La Biblioteca San Giovanni, nata da un convento del XVI secolo, diventa sede militare durante il Regno d'Italia e quindi nel 1938 un ventenne Enzo Bonetti dipinge una serie di scene di guerra molto patriottiche. Noi come gli antichi romani siamo Ermeio, ma chi ci ferma noi famo e vedei sorci verdi. Non andò benissimo. Durante la seconda guerra mondiale, proprio sopra Pesaro, passa la linea gotica, il confine creato dal nazifascismo per fermare l'avanzata degli alleati. Si trovano ancora i numerosi bunker. L'esito è un disastro per la città. Alla luce di quanto è successo, qualcuno negli anni 70 ha voluto aggiornare i dipinti. Ora la San Giovanni è una moderna biblioteca con molta attività e ovviamente la sezione Rossini. Gli anni recenti vedono a Pesaro una rinascita culturale senza precedenti tra numerosi festival musicali di livello internazionale, tipo il Rossini Opera Festival. Arte contemporanea, un esempio è il centro arti visive ricavato nell'antica pescheria, strutture all'avanguardia come la Sonosfera, che ti fa rivivere suoni naturali in via d'estinzione o percorsi artistici pittoreschi. Questa intensa attenzione al progresso e alla cultura hanno fatto di Pesaro la capitale italiana della cultura del 2024. E questa era Pesaro, la sorella marittima di Urbino. Qua sarete sempre benvenuti. Intanto potete stare a casa di Rossini, prendere le cose di Rossini, mangiare le cose di Rossini e lui non se la prenderà neanche, anzi è lì apposta. Una città che sa coniugare mare e musica, biciclette e cultura, uova sode e maionese. E anche Rossini. Salve, io rappresento il segno dei pesci, come potete ben vedere. E io lo scorpione, guardate, aiuto che schifo, ma perché io lo scorpione? Aia, ma chi ha messo tra i segni il granchio blu? Aia!